Buongiorno ragazzi, oggi video molto secco, si parte subito, mai successo. Qui partirà un bus che mi porterà al tempio sospeso di Datong, a circa 60 km di distanza. Adesso vi dico tutto, come qua un po' comodo. Praticamente stamattina sono arrivato, ho preso un treno da Hohhot to Datong, un'ora e mezza circa di treno. Ciò abbastanza vicino, devo dire, sono abbastanza in difficoltà perché ieri ho incontrato questi ragazzi nigeriani in questo bar e siamo messi a bere così e a scherzare. Sono andato a letto alle 5 di mattina e avevo la sveglia alle 7. Ho dormito veramente 2 ore in treno, ho provato a dormire un'oretta ma ho fatto fatica, infatti sono completamente morto. Ho bevuto un po' di acqua, ho preso un caffè, quindi sono al top adesso. Ho preso 2 panini al volo dal loro 7-Eleven, poi sceso dal treno, volevo andare in hotel, però questo autista mi fa: guarda, se vai in hotel non riesci più a fare i 2 cose che vuoi fare, le 2 attrazioni che vuoi vedere, perché sono veramente distanti, non lo sapevo. È un'ora e 20 circa, un'ora e un quarto da Datong, dalla stazione. Ho deciso di prendere praticamente un autista personale che mi sta portando in giro per tutto il giorno. Lo pago esattamente 35 euro, 300 RMB. Voleva 400, ho contrattato, tanto poco, ho guardato più o meno anche i prezzi con un Didi dal mio hotel fino a qua, era 100 e qualcosa andata, 100 qualcosa ritorno, poi aver perso un sacco di tempo perché dovevo andare a mettere giù le valigie eccetera, quindi adesso c'è l'autista che mi sta aspettando, sto qua un'oretta, ci siamo passati con contatto WeChat e poi ci regoliamo così. Datong va a finire che spendo tantissimo, anche la casa dopo bellissima, dopo ve la faccio vedere, è una delle case che ho speso di più. Sceso dal bus, ci sono un po' di mercatini qua, comunque molto figo, surreale, sembra finto. Fiume completamente ghiacciato come sempre. Ho costato 115 yuan per l'ingresso più 20 per il trasporto, quindi un totale di circa 16 euro. Ecco, piuttosto vi do qua, adesso devo ancora vederlo, però piuttosto vi do qua che il tempio di ieri di Hohhot, che era solo lì, no? Comunque è incredibile, è tutta colpa di quel chochu schifoso che c'hanno qua. Mi è successo la stessa cosa a Pechino, che è una fatica, ieri non ero ubriaco, non ho bevuto tanto, ma oggi sto di un male. Hanno questo alcolico, non so come spiegare, fa 13, 14, 15 gradi, quindi più di un vino rosso, ma va giù come sembra un succo, e si chiama chochu e a volte lo mixano anche con la birra, però veramente ti tira una pigna, mamma mia. Il giorno dopo però costa 1,50 euro. Ecco a voi ragazzi il tempio, lo vedete quello là in alto? Incredibile come stia in piedi. Adesso andiamo proprio lì sopra. Qua completamente vuoto, ho visto video, reel che stavano 2-3 ore in fila qua, quindi il top del top ci sono solo io in questo periodo. Guardate che montagna comunque, stranissima, super rocciosa proprio. Eccolo qua in tutta la sua bellezza. Questo è il tempio di Xuanconsi, che è, tranne quella parte, sorretto interamente dai pali nella roccia. Significa esattamente tempio sospeso nella roccia. Più di 1400 anni, pensate voi, ma si è mantenuto così bene perché è proprio coperto anche da lì sopra dalla roccia, quindi non gli arriva acqua, non gli arriva il sole, e a livello sismico comunque il legno tiene. Costruito nel 491 d.C. con la dinastia Wei da un monaco di nome Liaoran, costruito si dice proprio in alto per evitare inondazioni per il fiume, per evitare anche rumori eccessivi, proprio uno spazio di quiete totale. Però non stiamo qua tanto a parlare e andiamo subito su a vedere com'è. Comunque ho il microfono, il mic, che dura neanche mezz'ora, poi si scarica. Si vede che la batteria è andata con il freddo di questi giorni e devo comprarne un altro. Adesso appena trovo un DJI qualcosa negozio qua in Cina, perché è cinese, ne prendo uno, non dovrebbe costare tanto, però disastro, che l'altro ovviamente l'ho perso, non si sa dove.
Ovviamente c'è questo percorso da fare veramente stretto, cioè ci passa una persona, infatti non si può fare due way, c'è solo un'andata e poi si ritorna da un'altra parte. Comunque siamo belli alti qua, un po' precipizio bello forte, si sente un po' dondolare, non c'è niente di bello. Comunque è un raro tempio che unisce buddismo, taoismo e confucianesimo, quindi 3 religioni. Tutto bello critico, i pali come sono sorretti. Comunque non siamo altissimi, dovrebbe essere tipo 70-100 metri. Sa come ho fatto a fare quelle scritte lì? Cioè, non ne ho idea, là in alto così a caso. Guardate, questa passerella è tenuta sì, solo da quei paletti lì. Stanze, però non posso far foto, quindi non posso farvele vedere. Un po' di statue, cose così. E questa è la botola di uscita del tempio. Che fatica. Bene, giro finito, adesso torno con la navetta, mi sta aspettando l'autista e andiamo verso più il centro, le grotte di Yungang. Oggi giornata culturale totale. Anche qua nessuno, contentissimo, bellissimo. Qua ragazzi è follia. Questo sito ha ben 45 grotte con più di 50.000 statue. Ovviamente patrimonio dell'UNESCO, stato creato quando è stato creato l'altro tempio di prima. Tutto un sito buddista, questo solamente buddista. È grande, che si può stare qua anche 4-5 ore se si voglio visitare tante grotte. Solo 16 km dal centro di Datong, perciò molto comodo da venire assolutamente. Adesso devo ancora entrare, ma già belle vibes. Ovviamente il lago completamente ghiacciato. Qua sarebbe servita una bella guida, c'è un sacco di cose da dire. Adesso cerco un attimo di capire con ChatGPT, che non va ovviamente, sto usando DeepSeek. Comunque anche oggi tempo folle, neanche mezza nuvola. Dopo un quarto d'ora di camminata dovremmo esserci all'entrata delle grotte, che siamo su una montagna. Sì, follia, comunque pieno su questo versante di grotte, grotticini, tutto fin là in fondo. Ecco le prime, vediamo cosa c'è dentro. Proprio scavata nella roccia. Pazzesco, questo sarà altro, non so, 6-7 metri. Per pensare che queste grotte negli anni 50 erano abitate da dei contadini o commercianti. Accendevano i fuochi qua, infatti hanno un po' rovinato l'interno della grotta. Infatti qua sopra hanno dovuto rifare, se vedete. Che follia pensare che 70 anni fa c'era gente qua, cioè questa era la loro casa. Cioè venivano qua, abitavano qua, si facevano da mangiare qua, bellissimo. Ma anche dei piani sopra. E poi solo dal 2001 in poi hanno chiuso tutto il sito e l'hanno fatto a mo' di turismo, perché prima era completamente aperto, però c'era la gente che veniva qua a saccheggiare, un po' a rovinare il sito, e quindi adesso l'hanno chiuso, ma direi ci mancherebbe altro. Guardate che roba pazzesca, cioè. Questa è considerata la grotta più bella, più dettagliata e meglio conservata. Pazzesco. Super dettagliata, hanno messo anche un vetro a proteggere perché è dettagliata fino in giù. Però wow. E che dà delle offerte al Buddha. Questo è il fuori di questa grotta. Di accessi, veramente tanti, uno ogni metro. Bellissimo anche il soffitto, mamma mia.
Queste grotte sono tutte completamente artificiali, una volta c'era solo una parete e arenaria, quindi molto facile da scavare. Ho iniziato proprio a scavare all'inverso, no? Quindi dall'alto verso il basso formavano le statue. È la statua più grande, che misura esattamente 17 metri. Tanto suggestiva. Poi da qua si estendono altre grotte, c'è un percorso bello grande. Forse sono finite, non lo so, perché c'erano anche tante piccole. No, buono. Sì, c'è una vegetazione stranissima. Sono dei pini molto particolari. Star male stamattina, che ero morto. Guardate che roba, una delle giornate. Questo sì, è la giornata più bella qua in Cina finora. Sì, comunque se dovete venire in questi posti è molto consigliato un driver. Mi accompagnava dentro a prendere il biglietto, proprio mi prendeva lui la carta, lui il passaporto, faceva tutto lui, quindi top, soldi spesi bene, direi. Se in Italia vuoi fare una cosa del genere, o anche dei tour organizzati, ti chiedono 100 euro, no? Tour organizzato, ti vengono a prendere a casa, cioè minimo. Comunque sì, sto veramente spendendo tanto in Cina, non me l'aspettavo, penso più del doppio del Giappone, perché il Giappone, non so, c'era un tempio, ok, non c'erano templi così scenici, però i templi costavano 1-2 euro. Ho praticamente finito i soldi, quindi devo un attimo capire cosa fare. Cioè, se continuo così veramente duro 10 giorni. Cioè solo oggi ho speso 100 euro tra alloggio, spostamenti eccetera. I treni costano molto di più perché sono molto più lunghi, cioè il prezzo è giusto, è onesto. In Giappone spendevo poco perché prendevo quelli lenti tipo da 4 ore al posto che mezz'ora, un'ora con lo Shinkansen. Bus non ce ne sono, pochissimi, ed è difficilissimo, come già detto, prenderli. Quelli lì costano giusto 10 euro magari per 4-5 ore, come in Giappone, ma in Giappone ce ne sono molti di più. Costa poco la metro, quella sì, la metro, e i bus, quelli cittadini, 10 centesimi e vai dove vuoi. Per il resto sto veramente spendendo tanto. Mangiare costa più o meno uguale che il Giappone. Il problema è che qua hanno questi set giganti, questi piatti giganti da dividere in due, quindi sto spendendo tanto, 10 euro più o meno. A cena, a pranzo li sto saltando, cioè anche a cena sto saltando perché ho degli orari folli, tanto schedule bello rigido quest'anno. Di media, non so, 6 euro, quindi 12 euro al giorno per il cibo, a meno che tu non vai, capito, a prendere un noodles così, che lì costa 3 euro, 2-3 euro, 4. Però se vuoi qualcosa di speciale, tipico, adesso vediamo cosa c'è di tipico da Tong e andiamo a mangiarlo stasera, sperando che non costi tanto. Io praticamente ho preso l'hotel dentro le mura, quindi fuori da qua c'è la città, io sono totalmente dentro. L'hotel è tipo una di queste case qua, poi il centro è tutto dietro ed è bellissimo, tutto in stile Ming, quindi dopo andiamo a farci un giro. Andiamo a mangiarci più tardi i noodles tagliati al coltello, che qua è il piatto tipico dello Shaanxi, che è la zona. È questo, wow, finalmente, pazzesco. Fantastico, giuro, bellissimo. Guardate che robetta, bello. Vediamo la stanza com'è, e ho anche free breakfast domani mattina dalle 7 alle 9, un po' prestino, però tranquillo, devo vedere che ora ho il treno anche domani, perché domani mi risposto ancora, come già sapete, andrò in un'altra cittadina simile, tra virgolette, nel senso molto caratteristica, che è Pinqiao. Fantastico. E questa è la stanza. Che contento. Guardate che TV che c'è anche. Sarà, non so, 70 pollici. Bagno. Mamma mia, ragazzi. Un sogno ad occhi aperti. Vediamo la vista. La vista. Da qua. Tac. Tanta roba. E la elettrica. Follia. Questo letto futon a terra top, molto asiatico. Dopo esattamente 10-15 giorni ho
un gabinetto fuori dalla doccia. Disinfecti today, non mi sembra vero. Tutto nuovo, comunque bene. Adesso c'è anche il wifi. Mi faccio una bella doccia, poi esco a mangiare sicuramente, quindi ci vediamo dopo. Guardate che vista. Murara con un dragone. L'astro che ha fatto la Timberland sul calzetto Family Mart nuovo di zecca. Ma non andrà mai via, mai via. Questa è ancora peggio. Eccoci qua ragazzi, ore 9:15. Mi sono messo a fare una chiamata anche a casa dopo 10-15 giorni, ora che avevo un bel hotel, un bel appoggio, e sto andando a mangiare sempre ritardissimo, quindi chiude fra un'oretta. Sto andando con un passo abbastanza costante, tanto questa è la situazione. Questo è l'hotel lì, questa è la situazione dietro l'hotel. Bellissimo, mamma mia, un sogno veramente, follia. Guardate che roba. Praticamente questa, siamo nella città antica di Datong, piena di case in questo stile, parchi, quindi proprio il top. Ho scelto un hotel in posizione perfetta, l'ho scelto bene, 20 euro è costato questo hotel con colazione, quindi direi super worth it. Esco la sera e mi trovo queste viuzze qua, mi sembra di essere in un'altra epoca. La città di Datong è proprio la capitale del carbone, era proprio fa da tramite tra Pechino, Beijing e poi la parte della Mongolia, è proprio la strada per il traffico. Però questa città, centro storico qua, è stata costruita intorno al 1300, quindi non all'epoca del tempio che ho visto stamattina o delle grotte, proprio è una cosa venuta dopo. Ovviamente poi rinnovato negli anni 2000 e l'hanno fatta diventare questa cittadina qua super speciale, super tipica. Io pensavo ci fosse più gente, ho detto va, come se andassi nel centro storico, non so, di Verona, ma non c'era più nessuno, cioè zero di zero. Questa è la via principale, c'è questa e poi una traversa lì perpendicolare, comunque molto chill, molto chill. Approccio crazy. È questo, vediamo se mi fanno entrare, se mi fanno mangiare. Ho ordinato, il piatto tipico è questo, che sono dei noodles tagliati a mano, ma questi sono 8, cioè neanche un euro, non so come sia possibile. Poi ho preso dei gyoza, 2 che li avanzerò sicuro, e poi qua che stavano 5-70 centesimi, top. Vedetemi come sono andato a spendere 10 euro anche oggi, nonostante questo costasse 1. Però ho troppa fame perché oggi non ho neanche mangiato, praticamente ho mangiato solo un panino da 50 centesimi. Ci ho fatto prendere la mano, lo mangerò domani. Questo 1 euro ragazzi, ovviamente piccolino, però così guarda, mamma mia, che carne top. Pazzeschi, mamma mia. Pasta bella spessa, tanta roba. Arrivati in questi, alla fine 5, ho visti ovunque, quindi assaggiamo. Follia come si scioglie, ma burro di agnello. L'unica cosa che non mi piace è questa polverina qua che mettono, che ha un gusto molto strano, forte. Gyoza qua, gyozzi, non si capisce mai. Adesso ne arrivano altrettanti. Assaggiamo questi con carota e montone. Mai sentito niente così scottoso, lo stavo sputando tutto fuori. Scusate, sono con agnello e carote. Arrivati gli altri con la crosticina, ma non ce la faccio più, cioè mangio forse uno. Bene, avanzato tutto. Considerazioni di fine giornata prima di andare a letto, che ieri ho dormito veramente poco, sono stanchissimo. Adesso sono le ore 10. Domani sveglia con calma per andare, come vi dicevo, a Pingyao, perché ho il treno per le 11 mi pare. E niente, giornata top questa, mi è piaciuta un sacco. Vedere proprio la vera Cina, poco da fare, penso sia la giornata che mi ha servito di più da quando sono qua in Cina, cioè che mi ha dato qualcosa veramente. E purtroppo con anche gli altri posti, con il freddo veramente ti spezza, ti taglia. Cammini per strada e pensi solo al freddo praticamente, cioè pensi ok, adesso mi scaldo le mani, devo scaldarmi le mani, poi la faccia, poi i piedi, hai sempre quel problema lì. E poi c'è anche il problema della registrazione col telefono che si scarica, cioè veramente un caso, è stato veramente dura
su ad Harbin, a Snowtown. E sì, da adesso in poi mi sposterò verso il sud, quindi verso il caldo, sempre pian piano. Il caldo, comunque ci sono meno 10 gradi adesso, quindi caldo, per me ora è caldo, vi giuro, per me meno 10 gradi, meno 7, meno 10 è caldo, cioè ci sta da Dio. Più di incroci con i tempi in mezzo per fare la rotonda. Camminando così ne ho già visti 4-5, cioè praticamente quasi ogni strada c'ha come rotonda un tempio pazzesco. E niente ragazzuoli, ci vediamo domani al prossimo video. Ciao!